Andiamo a fare il campioncino insieme. Allora, ciò che vi serve è semplicissimo: un filato che vi è avanzato, di qualche creazione. Non mi chiedete la lunghezza, perché la lunghezza la realizzerete in base ai vostri gusti, e magari vi dirò quanto sono lunghe le mie sciarpine, e poi vi regolate. Non c'è un multiplo da rispettare, adesso vedrete che andremo proprio senza fare niente, senza fare calcoli, senza fare niente. Il calcolo che vi chiederò quando avremo fatto la sfilza di catenelle è di vedere se la lunghezza può andar bene per voi. Per il resto andate tranquille, perché lo potrete fare guardando anche la TV o guardando il riflesso del mare senza neanche più aver bisogno di me. Quindi io vi faccio partire con un campioncino, solo per farvi capire come li ho realizzati. E attenzione, potete realizzarli con qualsiasi filato, quindi sia estivo che invernale. Ovviamente invernale magari lo fate più alto in modo tale che vi copra di più, perché è vero che è una rete, però quando è compattata fa veramente da scialle, da sciarpa. Quindi io l'ho utilizzato invece per farmele estive, perché quando, per ora ancora no, però quando ci sarà aria condizionata eccetera, io ho sempre bisogno di una sciarpina intorno al collo, ed ecco l'idea di realizzarla. Filo e uncinetto adatto al vostro filato. Iniziamo a fare le nostre prime catenelle, quindi agganciamo il filo e facciamo la prima catenella. Da qui andiamo senza contare, non dovete contare nulla, andiamo avanti a fare un tot di catenelle che ci sembrano giuste per arrivare alla misura che vogliamo realizzare. Ok? Quindi facciamo un tot di catenelle. Non state a impazzire, non contate, voi fatele soltanto, magari non troppo strette, lavoratele dolcemente, e quando arrivate a misura, quindi voi praticamente avete tutte le vostre catenelle. Ecco, per esempio, io ho fatto di questa sciarpina, non ho neanche calcolato se le altre sono uguali, di questa sciarpina ho fatto circa 1,20 m di catenelle, ok? Quindi sono andata avanti a fare 1,20 m di catenelle. Ed è la stessa cosa che dovete fare voi, però quando voi farete questo 1,20 m, metro e mezzo di catenelle, provate con la catenella, con la sfilza, con la sfilza di catenelle che avete, provate a indossare questa semplice lineare catenella, provate a indossarla e a vedere se per voi va bene indossate intorno al vostro collo, ok? Quindi dovete ovviamente avere una misura tale che stia bene addosso a voi, ok? Come circonferenza. Quindi andate semplicemente avanti, e quando siete arrivata alla misura che a voi, che voi dite ok, guarda, mi va bene, iniziamo a fare il nostro giro. Quindi andiamo a fare dal punto in cui tu hai detto ok, va bene, andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle. Torna indietro, metti il filo sull'uncinetto, quindi abbiamo fatto 3 catenelle, torna indietro nella quarta catenella, qui, con il filo sull'uncinetto, quindi qui, e prendi il filo e lo tiri su alla stessa altezza. Questo lo fai per altre 2 volte per quanto riguarda il mio filato, quindi un filato non spesso, però è da uncinetto 3,5. Se il tuo filato è più sottile puoi farlo anche 4 volte, 5 volte. L'importante, perché quello che stiamo facendo sono dei, diciamo, foglie o petali, l'importante è che siano tutti uguali. Io lo farò per 3 volte. Prendo il filo, chiudo tutte le asoline insieme e le blocco, così. Adesso faccio 1, 2 e 3 catenelle. Vado nello spazio senza il filo, prendo il filo e faccio la maglia bassa.
Ripeto, quindi 1, 2 e 3 catenelle, entro nello stesso spazio, ecco, nello stesso spazio e via con una, rientro, prendo il filo e tiro su, 2, rientro, prendo il filo e tiro su e ne ho fatte 3. Prendo il filo, lo porto all'interno, blocco e faccio 3 catenelle. Entro di nuovo al centro del mio, chiamiamolo fiore, chiamiamolo cerchietto, e faccio una maglia bassa. Di nuovo 1, 2 e 3. Andiamo a fare un altro punto puff, quindi rientro all'interno, tiro su senza lavorare la maglia. 1, 2 e 3, prendo il filo, porto all'interno, blocco e faccio 3 catenelle per scendere e andare a fare sempre nello stesso punto da dove entro sempre una maglia bassa. Abbiamo 3 foglie, una volta le chiamo petali, una volta foglie, chiamiamole petali. Abbiamo 3 petali, andiamo a fare il quarto. 1, 2, 3, entriamo all'interno, 1, tira su la maglia, 2, tira su la maglia e 3. Chiude tutte e 3 le asoline insieme, compresa anche la prima, blocca e scendi con 3 catenelle, facendo una maglia bassa. Ok, adesso vedi, questa è la nostra fila di catenelle, diciamo il più vicino possibile al nostro, che poi è un quadrifoglio, al nostro quadrifoglio, entra e fai una maglia bassissima. Ok, ora importante quello che tu deciderai in questo momento, perché ti dà la lunghezza della nappina. Io farò una nappina piuttosto lunga, quindi utilizzo 25 catenelle per fare la nappina. Tu puoi farla anche più corta. Adesso aspettami, faccio le mie 25 catenelle e ti dico quanto sarà lunga in totale la mia nappina. Tu, in base a quanto sarà lunga la mia, deciderai se farla più o meno corta. L'importante è che la misura che tu prenderai per la prima nappina sarà così per tutte le altre, perché altrimenti, se quindi te lo scriverai, no? Quante catenelle fai, perché lo devi fare sia sulla parte destra che sulla parte, sia all'inizio che alla fine della nostra sciarpina, e magari per tutte le nappine che andrai a fare. Altrimenti te ne viene una più lunga e una più corta, che ci starebbe anche, perché è bella anche una più lunga e una più corta. Però io più o meno le ho fatte tutte lunghe uguali, quindi io scelgo di fare una nappina lunga, 25 catenelle, e adesso ti dico quanto misureranno, perché ogni filato misura in modo differente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A me mi sa che mi fermo a 20. Allora, con 20, e quindi ricorderò che ho 20 catenelle, ok? Avevo detto 25, ma questo è un filato più spesso degli altri che ho usato, quindi vedi, difatti mi dà 11 centimetri, quindi mi va bene 20. Quindi io mi scrivo che faccio una nappina da 20 catenelle, quindi tu decidi col tuo filato se va bene. Se non bastano per te 11 centimetri di nappina, se ti sembra troppo corta, fanne 25, 30, quante ne vuoi tu. Se è troppo lunga, allora devi tornare indietro e farne magari 11, 15, ok? Quindi torni indietro, non devi disfare il nostro quadrifoglio, devi semplicemente tornare indietro per questa riga e farne meno. Io ne ho fatte 20, quindi mantengo 20. Fatte le nostre catenelle per la nappina,
guarda, non ti faccio neanche contare la riga sotto. Tu devi semplicemente appoggiare la fila che hai appena fatto sulla fila di catenelle sotto e ti indicherà dove devi appoggiare, dove devi bloccare con una maglia bassa. Quindi non mi interessa se sotto ce n'è una in più che sopra, non ha importanza, a me basta che vada dritto. Quindi io ho appoggiato la riga sopra e combacia con la riga sotto e quindi va bene così. Abbiamo quindi una maglia bassa, ne facciamo altre 4, in totale saranno sempre 5, quindi 2, 3, 4 e 5. Poi ho deciso che tra una serie di 5 catenelle, di 5 maglie basse e l'altra serie di 5 maglie basse, di fare in mezzo 11 catenelle e quindi farò sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Lo poggio sulla catenella già esistente e mi indica dove devo entrare per fare la prima catenella, la prima maglia bassa, andiamo bene. Questa è la prima, ne fate altre 4, totale devono essere 5, 3, 4 e 5, perché ho visto che è un effetto visivo carino con 5. E poi ritorno a fare di nuovo 11 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Appoggio, mi dice dove devo entrare e faccio la mia maglia bassa. In totale devono essere 5, quindi entro e ne faccio altre 4, 2, 3, 4 più una che ho fatto dovrebbero essere 5, no, qui sono invece ancora 4, ne facciamo un'altra e sono 5. Di nuovo 11 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, appoggio, vado qui e faccio 5 maglie basse, 2, 2, 2, 2, 3, 4 e 5. Vediamo se arrivo alla fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Sì, ce la faccio ancora, quindi entro qui. 1, 2, 3, 4 e 5 e mi fermo qui. Me ne avanzano 2, a voi ve ne possono avanzare 7, 6, 5, 4, non ha importanza. Quando vi avanzano voi semplicemente le disfate e adesso vi faccio vedere in che modo. Quindi con un ago fuori una, sto disfando le catenelle in più, vi faccio vedere appunto con l'ago, io entro nella solina e le tiro via. Ok, attenzione a non disfarne troppe. Ok, questa la lasciamo e la chiudo così. Boh, la luna che si deve far sentire sempre, taglio un po' il filo di troppo se non mi dà troppo fastidio. Ok, allora quindi come avete visto non ha importanza se vi rimane un tot di catenelle in più, voi dovete arrivare come ultima parte con le 5 maglie basse, così non abbiamo dovuto contare né multiple né niente, anche perché siamo andati un pochino a fare quello che volevamo, non seguendo uno schema, ok? Quindi così viene bellissimo.
Quindi arriviamo con le 5 maglie basse, togliamo il pezzettino che cresce in più e andiamo a fare la nappina finale. Quindi abbiamo detto che io ho scelto di fare la nappina da 20 catenelle e vado con 20 catenelle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 e 20. Ora tengo il dito sulla 20ª e vado a fare 3 catenelle. Entro nella 20ª, quindi la 4ª catenella a partire dall'uncinetto e la 20ª a partire dal lavoro, entro e tiro su. Quindi faccio un punto puff da 3. 1, 2 e 3. Chiudo tutto quanto insieme, blocco e faccio 3 catenelle. Entro nello stesso punto da dove sono partita e faccio la maglia bassa per chiudere. Di nuovo 1, 2 e 3 catenelle, entro nel cerchio e via 1, 2 e 3. Facciamo il secondo, la seconda fogliolina del quadrifoglio, cambiamo sempre blocco, cambiamo sempre il nome. 1, 2, 3, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, entra nello stesso punto e via con 1, tira su, prendi il filo e tira su, prendi il filo e tira su per 3 volte, chiudi, blocca e fai 3 catenelle. Entra nello stesso spazio e fai la maglia bassa. Allora abbiamo fatto 1, 2 e 3 foglioline del quadrifoglio. Ok, andiamo a fare la quarta. 1, 2, 3, entra, prendi il filo e tira su, entra, prendi il filo e tira su, l'ultima, entra, prendi il filo e tira su, riprendi il filo, chiudi tutte le asoline insieme. Se non riesci a chiuderle tutte va bene così e poi dopo riprendi, blocca e io devo catturare un po' di filo. Abbiamo bloccato e facciamo 3 catenelle per scendere, entriamo nello spazio, prendi il filo, maglia bassa e andiamo nella catenella il più vicino possibile. Questa è sempre chiusa, diciamo questa, e chiudo con una maglia bassissima. L'ho bloccata nella catenella del mio lavoro. Adesso vado a fare sempre 20 catenelle, quindi 1, 2, 3 e della nappina, no? 4, 5 e 20. Fatte le 20 catenelle, prendo il mio lavoro, sono nel retro, no? Perché stiamo lavorando una parte avanti e una parte dietro. Le mie 20 catenelle le blocco sulla prima delle 5 maglie basse del giro precedente, quindi qui prendo il filo, maglia bassa. Ora, quando vi ritrovate in questo punto, cioè dove qui ci sono le maglie basse, fate 8 catenelle, quindi non 11 ma 8. 20 sono quelle della nappina, ok? E 11 sono queste. Però quando vi ritrovate a ritornare e ci sono le maglie basse, dovete farne solo 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E andate nell'asolona, questa, a fare 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nessuna complicazione, non entriamo dentro le maglie, ma semplicemente le lavoriamo attorno. Adesso però dobbiamo fare le nostre 11 catenelle per formare le nostre asolone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok, vado nella solona successiva, questa,
e faccio 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. 11 catenelle. 8, 9, 10 e 11. Vai nella solona successiva e fai 5 maglie basse. 3, 4 e 5. Continua così, 11 catenelle e 5 maglie basse nella solona. Quando arrivi alla fine te ne accorgi perché hai la tua nappina e le ultime maglie lavorate, che sono 5 le maglie basse. Qui mi fai solo 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e fissi queste 8 catenelle nella prima maglia bassa facendo una maglia bassa. Perfetto. Sei pronta a rifare le 20 catenelle della nappina se hai scelto di seguire me, ok? Se il tuo filato per il tuo filato andava bene fare 20 catenelle per la nappina. Comunque ti sei iscritta come hai iniziato e così dobbiamo ricominciare. Dobbiamo ricominciare a fare tutti i giri di nappine. Io faccio 20 catenelle e fatto le 20 catenelle tengo la 20ª sotto il mio pollice e faccio altre 3 catenelle. Prendo il filo, entro nella 20ª o nella 4ª contando dall'inizio del lavoro, a partire da dove c'è l'uncinetto, entro nella 4ª o nella 20ª, prendo il filo, tiro su, prendo il filo, passo e tiro su. Non la lavoro, prendo il filo, passo nella solina, lo riprendo e tiro su. L'ho fatto per 3 volte, chiudo tutto, blocco e faccio 3 catenelle. Entro nell'interno, sempre dallo stesso punto, e faccio una maglia bassa. Di nuovo con 3 catenelle e si rifà. 1, 2 e 3. Sono troppo vicina, così dovrebbe andare meglio e darti meno fastidio. Allora, quindi blocco, faccio 1, 2 e 3 catenelle, entro all'interno dove entriamo sempre, prendo il filo e faccio la maglia bassa. Abbiamo fatto 2 foglie, ok? 1, 2 e 3 catenelle, dobbiamo fare la terza e la quarta. Tira su senza lavorare la maglia, 1, 2 e 3 volte. Passa dentro, se non riesci tutto insieme farlo anche a pezzettini va bene, basta passarci dentro, blocchi e fai 1, 2 e 3 catenelle. Entra sempre nello stesso spazio, maglia bassa. Andiamo a fare l'ultima foglia. 1, 2, 3. Entro all'interno 1, entro all'interno 2, 2 tirando su, entro all'interno 3, passo e chiudendo tutte le asoline, blocco, 3 catenelle per scendere e andiamo a bloccare con una maglia bassa. Voilà. E poi mettiamo bene il nostro lavoro. Ok, dobbiamo lavorare così. Andiamo a tenere, a fare una maglia bassissima nella più vicina che puoi al quadrifoglio, che è lui, con i nostri 4 petali. 1, 2, 3, 4. Ok, si torna indietro, quindi 1, 2, 3. Aspetta, troppo. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sto facendo la mia nappina. Ok, vediamo un po' di non contorcere troppo, anche se poi non è che si noterà poi così tanto. Allora, quindi sono tornata indietro con le mie 20 catenelle e adesso vado a bloccarmi sia all'andata che al ritorno sempre sulla prima maglia bassa. Cambierà che cosa? Quindi blocco qui sulla mia prima maglia bassa. Cambierà che cosa? Che per esempio, vedi, io qui non ho le maglie basse e quindi io vado a fare le maglie basse. Io qui ne ho una, mentre nel giro precedente ho fatto solo la maglia bassa e le 8 catenelle. Qui invece qui non ho maglie basse e allora parto con la prima maglia bassa e poi ne faccio 4 accanto. 1, 2, 3 e 4. Ok? Quindi un giro, tu lo vedi, di maglie basse, un giro e solo con le 8 catenelle e un giro di nuovo con le maglie basse. E qui riprendiamo le 11 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vado nell'asolone qui e faccio le mie 5 maglie basse. 2, 3, 4 e 5. E ora vado a rifare, puoi anche stringerle se ti piace di più, tanto poi dopo comunque sia loro vanno dove vogliono. E quindi adesso vado a fare le 11 catenelle. E fatte le 11 catenelle vado nell'asolona e ne faccio 5 maglie basse. 2, 3, 4 e 5. Ok, vediamo se sono alla fine. No, posso fare ancora 11 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vado nell'ultima asola. 1, 2, 3, 4 e attenzione, l'ultima la fai sempre, la prima e l'ultima la devi sempre lavorare. La quinta sarà nella maglia bassa sottostante. Questo perché? Perché se noi facciamo tutte le maglie basse una sopra l'altra all'inizio e alla fine, delimita e definisce meglio la nappina. Dopo ti faccio vedere per bene su quella originale. Ora qui dobbiamo rifare ovviamente la nostra nappina, quindi andiamo a fare 20 catenelle e ci troviamo ancora una volta per fare il nostro quadrifoglio. Abbiamo fatto le nostre 20 catenelle, teniamo ferma la nostra 20ª e andiamo a tirar su 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, entriamo nella 4ª catenella a partire dall'uncinetto o nella 20ª a partire dalla lavorazione, quindi 1, 2, 3 e 4 qui, e andiamo a lavorare i nostri primi 3 punti puff, 1, 2 e 3, che andiamo a chiudere insieme. Andiamo a bloccare con una maglia bassissima e faremo 3 catenelle per scendere. Entriamo nello stesso punto, prendi il filo, maglia bassa, riparti 1, 2 e 3, prendi il filo, torna all'interno, tira sulla maglia senza lavorarla, 1, 2 e 3, prendi il filo, porta all'interno, blocca, 3 catenelle per scendere. Entra nello stesso punto, prendi il filo e fai la maglia bassa. 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Olè, blocca, 1, 2, 3,
entra nello spazio, fai la maglia bassa e torna a lavorare 3 catenelle per fare l'ultima foglia, 2 e 3, blocca, 3 catenelle per scendere, maglia bassa nello stesso spazio, voilà, blocchiamo con una maglia bassissima nella catenella più vicina a te possibile. Se non riesci ad entrare nella primissima va bene anche la penultima, con una maglia bassissima, e finiamo la nostra nappina con 20 catenelle, quindi 1 2 3 4 5, e arrivate a 20 catenelle prendiamo il nostro lavoro che si gira e si rigirerà in continuazione. Qui siamo nella parte diritto. Come vi dicevo, dobbiamo sempre lavorare la prima maglia bassa, sempre, in ogni caso dobbiamo lavorarla, quindi entriamo nella prima e fermiamo la nostra nappina. Ok, ora attenzione, qui ci sono le maglie basse, quindi vuol dire che devo fare le catenelle, ma 11 sono troppe, quindi ogni volta che mi ritrovo con sotto il giro precedente con le maglie basse, come in questo caso, faccio solo una maglia bassa e 8 catenelle. 5, 6, 7 e 8. Vado nell'asolona e faccio 5 maglie basse. 3, 4 e 5. Vado a lavorare adesso le 11 catenelle, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e 11, entro nella mia asolona, 1, 2, 3, 4 e 5, e andiamo a lavorare di nuovo 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok, entriamo in tutte le asolone che troviamo, facciamo questo, ok? Io ovviamente ho un campioncino, 3, 4 e 5. Quando però, ecco, vedi, qui siamo arrivati alla fine, come detto per l'inizio così e per la fine, qui ci sono le maglie basse lavorate, quindi non posso farne 11 perché sono troppe, ne faccio solo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e finisco lavorando sull'ultima maglia bassa del giro precedente facendo una maglia bassa. Voilà! Ok? Quindi praticamente i giri sono sempre questi e si formerà questa retona grande e le sue nappine deliziose, perché mi piacciono tantissimo queste nappine, ve lo faccio vedere in grande, e voi non dovete far altro che ripetere i giri che vi ho mostrato. Il giro guardando l'inizio e la fine, il giro dove ci sono solo maglie basse, ovviamente qui sono sempre 11 catenelle e 5 maglie basse. L'inizio e la fine sono sempre uguali, quindi come inizi così finisci. Quindi abbiamo il giro che finisce e inizia con 5 maglie basse, un giro che finisce e inizia con una maglia bassa sulle 5, e quando inizia e finisce con una maglia bassa ha solo 8 catenelle, mentre tutte le altre asolone sono composte da 11 catenelle, ok? Quindi abbiamo 1 e 2 giri. Si ripete di nuovo. Quindi 1, giro 1, se non ti ricordi basta guardare giro 1 e giro 2, giro 1 e giro 2, quindi puoi guardare il penultimo giro che abbiamo fatto e l'ultimo e proseguire con le 20 catenelle e il nostro quadrifoglio. Quanto andare avanti? Allora, io per esempio qui ho fatto una sciarpina, perché le mie sono estive, una sciarpina di circa 9 centimetri. Ovvio che se io l'allargo, no? Ecco,
però io la tengo così, siamo circa, diciamo, a 9 centimetri circa. E ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 giri. Non c'è rifinitura, non c'è niente da fare, se non che ammirarla. Ecco, e il bello è anche questo, quando si girano così le nappine. Vedete? E lo fanno da sole. E come vedete, quello che vi dicevo, il bello è proprio avere questo, cioè una delimitazione del lavoro, che può essere alto quanto volete voi, con la nappina. Io vi ripeto, l'ho fatto piccolina perché mi serve proprio solo per la mia cervicale, quindi piccolina proprio da indossare intorno al collo, che poi io la indosso in questo modo, così. Ok, in questo modo qua, e che abbia tutte queste nappine che arricchiscono proprio il collo, e secondo me è una cosa carinissima, un piccolo piccolo tutorial che ho voluto mostrarvi, anche perché l'avete intravista nell'ultima mia creatura. Ah, qui quanti giri ho fatto? Proprio perché mi è avanzato un bel po' di filato. 1, 2, no, com'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giri. E sembrano così carine, così semplici, ma fanno un bel effetto addosso. Vedi? Poi ho fatto anche questa bianca da abbinare proprio, visto che avanza il filato. Guardate che bello anche questo qui è il bambù. Ah, qui l'ho fatta da 25. Questa mi ricordo bene che era da 25, la nappina bella lunga. Così. E poi ne sto finendo un'altra. Adesso mi allontano. In verde acido, vedete che è ancora in lavorazione. Anche questa l'ho fatta, se non sbaglio, o da 20 o da 25. Quanto mi piacciono! Mi piacciono proprio tanto. Qui c'è ancora il filo, ma voglio farvela vedere se ci riesco, se ci riesco, perché c'è proprio il filo attaccato. Appena appena. Vediamo se riesco a farvi una panoramica. Ok, io a qui quante ne ho fatte? Vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, più o meno quelli sono i giri, più o meno sono quelli, alcuni con uncinetto 3, alcuni con questo qui per esempio col 2,5. Spero che vi sia piaciuto, che sia una cosa carina e sfiziosa. Io me li farò anche quest'inverno. Tu dici, ma con questi buchi? Sì, ma quando tu lo tiri è bello compatto, e se lo facciamo lungo e alto, beh, è una cosa carinissima secondo me da fare. Molto molto carina, e poi mi piacciono tantissimo queste nappine qua. Proprio tanto tanto tanto, forse qui le noti di più. Va bene, una piccola chicca che ho voluto donarvi, visto che l'ho fatta per me, l'ho fatta anche per voi. Spero che sia chiaro. Me lo farete sapere? Condividete, mi raccomando. A presto!